E come vedete ora siamo loggati come Marul Costantini e anche lui ha il suo avatar personale, gruppo amministratore, nome utente. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della funzione JavaScript per limitare i caratteri nelle nostre text area. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a concentrarci sulla sezione centrale del nostro CMS. Quindi caricheremo l'immagine avatar del nostro profilo, i dati del nostro profilo e inseriremo anche la possibilità di effettuare il logout. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, definiamo un nuovo file, PHP, e lo salviamo all'interno della cartella privata come account personale.php. All'interno di questo file apriamo i tag PHP e come prima cosa andiamo a selezionare tutti i dati dell'utente loggato. Quindi faremo una cell utente, anzi ut, che sarà uguale a select u.username virgola g.nome gruppo e p.photoavatar from utenti privata as u inner join gruppi as g e li diciamo dove, quindi on u.fk gruppo è uguale a g.id gruppo. Poi facciamo un ulteriore inner join con la tabella profilo utenti as p dove u.id utente è uguale a p.fk utente e poi gli diciamo where u.id utente è uguale alla nostra sessione id utente, quindi session id utente. Perfetto, quindi in questo modo andiamo a recuperare l'username, il nome del gruppo a cui è associato l'utente, la foto dell'avatar, quindi del profilo, e visto che ci siamo ci recuperiamo anche il nickname dell'utente qualora sia stato specificato, e quindi scelto un nickname personale. Perfetto, eseguiamo la query, quindi res ut sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell utente e ci ricaviamo i dati, quindi row utente sarà uguale a MySQL fetch array di res utente. Bene, quindi una volta che abbiamo recuperato i nostri dati definiamo un contenitore div e gli diciamo style with 100%. Bene, quindi aperto e chiuso, e al suo interno definiamo una nuova tabella, quindi table with sempre 100%, cell padding lo impostiamo a 0, idem il cell spacing a 0 e poi
gli associamo una classe che poi andremo a definire, che la chiamiamo, scusate, account. Bene, quindi aperta e chiusa. Poi apriamo un tr, aperto e chiuso, e definiamo un td with 50% e inseriamo la nostra immagine personale. Quindi inseriremo il tag img src pubblica upload img foto avatar, e qua concateniamo il recupero della nostra query, quindi il recupero della foto, quindi foto avatar, perché ci siamo limitati a salvare soltanto il nome del file, quindi non il percorso dove è ubicato il file. Perfetto. Gli diamo un with 95% e poi gli diciamo style border trattino radius 50%. Col border radius andiamo a stondare i bordi della nostra immagine e impostandolo proprio al 50% dovremo avere un cerchio. Bene, poi gli diciamo margin superiore a 0, destro in automatico, inferiore a 0 e sinistro a 5 pixel per il momento, poi magari ce lo giostriamo. E poi gli diciamo anche display block. Bene, chiudiamo il nostro tag e nell'altro td with 50% inseriamo il nome del gruppo a cui è associato l'utente, quindi stamperemo row utente al campo nome gruppo. Perfetto, quindi salviamo, poi apriamo il file privata.php e tra il menu principale e il menu secondario, quindi qua inseriremo un nuovo tr, quindi include privata account personale.php, quindi il file che abbiamo appena creato. E poi dobbiamo modificare il row span della nostra tabella da 2 a 3, quindi del td che va a includere invece, quindi tutta questa parte qua, lì dovremo dire che il row span non sarà più a 2, quindi non dovrà raggruppare queste due celle, ma ne dovrà raggruppare 3, perché ce ne sarà una terza qua. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, bene, ci ha aggiunto correttamente la nostra cella, però qua il nome del gruppo ok, l'immagine in realtà non la sta prendendo, perché forse il percorso è sbagliato. Vediamo dove sono posizionate le nostre immagini, quindi pubblica upload img, e in effetti la cartella è avatar, non foto avatar. E poi qua abbiamo sbagliato perché abbiamo messo la chiusura delle virgolette qua, in realtà l'src finisce qui. Bene, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora è stata caricata correttamente l'immagine personale del nostro profilo, quindi del mio profilo di Odla Production, e a fianco è stato inserito correttamente il gruppo super user, perché Odla Production fa parte del gruppo super user. Perfetto, ora andiamo a inserire anche un altro rigo con il nome utente e quindi faremo un ulteriore rigo, quindi tr aperto chiuso, apriamo un td v align top
quindi aperto e chiuso, e all'interno di questa cella apriamo il PHP, quindi aperto e chiuso, e dobbiamo controllare se il nickname è stato settato. Andiamo a stampare il nickname, altrimenti stamperemo l'username. Quindi gli diremo row utente al campo nickname è diverso da stringa vuota. Allora definiamo una variabile che la chiamiamo utente, che sarà uguale a row utente al campo nickname. Altrimenti utente sarà uguale a row utente al campo username. Bene, e poi per finire ci stampiamo la variabile utente. Perfetto, quindi salviamo. F5. Bene, ora il nome ce lo sta mettendo qua. In realtà lo vogliamo qua sotto, e per fare questo dovremo dire alla cella con l'immagine che deve raggruppare due celle accanto. Quindi qua dovremo dirgli rowspan 2. F5. Perfetto. In realtà poi magari andiamo a giostrarci questo spazio perché non mi piace. E come possiamo notare, qua è stato stampato soltanto Odla perché è stato specificato il nickname. Ora, se noi andiamo a cancellare il nickname e personalizziamo nuovamente il profilo, qua ci dice nickname già presente perché non abbiamo verificato lo spazio vuoto, evidentemente. Quindi sezioni, account personale, salva modifiche profilo. Allora ci sta dando quell'errore perché questa query qua doveva verificare il nickname, in questo caso vuoto, la fa prescindere se stiamo postando o meno il nickname. Quindi qua gli diremo if nickname è diverso da stringa vuota, fai il controllo anche sul nickname. Non l'abbiamo specificato nella videoguida apposita. Perfetto. E poi il MySQL fetch array lo dobbiamo fare all'interno dell'if, quindi row nickname sarà uguale a MySQL fetch array di res nickname, e all'interno dell'else if gli diciamo else if row nickname, quindi se trova dei dati restituisci l'errore. Perfetto. Cancelliamo il nickname, personalizziamo nuovamente il profilo e come vedete ora non c'è più il nickname presente, ma c'è direttamente l'username. Bene, ora come ultima modifica andiamo a inserire anche il pulsante per il logout e poi definiamo le direttive CSS per personalizzare insomma quest'area qua. Quindi innanzitutto definiremo un nuovo rigo, questo lo faremo diventare rowspan 3, td valinee top, e all'interno ci inseriamo il tag a, href per il momento lo lasciamo vuoto, e al suo interno ci scriviamo logout. Perfetto. Diamo un identificativo al nostro td, lo chiamiamo logout. Perfetto, quindi salviamo. F5. Bene. E vediamo di dare alcune direttive quindi tramite il file CSS a questa parte qua. Quindi apriamo il file stile.css, dopo table class form inseriamo le direttive anche tabella
account, la chiamiamo, quindi table class account, quindi la classe che abbiamo associato alla nostra tabella, perfetto, e gli diciamo margin top 20, right auto, bottom auto e left a 0 pixel. Bene, poi definiamo il font size di 13 pixel e il font family va bene così. Il resto per il momento lo cancelliamo, salviamo, premiamo F5, perfetto. Ora andiamo a magari per il momento lasciamolo così, poi magari andiamo a dare delle direttive anche al passaggio del mouse al logout. Ora quello che invece dobbiamo fare è al click di logout eseguire quindi la disconnessione dal nostro CMS, quindi definiremo un nuovo file PHP e lo salviamo all'interno della root principale del nostro server come logout.php. Quindi al click del nostro link che andrà a logout.php dobbiamo dirgli di cancellare tutte le sezioni attive e reindirizzarci alla pagina index.php. Quindi gli diremo semplicemente session unset ed header location index.php. Perfetto, quindi salviamo, clicchiamo su logout e come vedete il CMS ha cancellato le sessioni attive e ci ha buttato fuori dal CMS. Ora ci riloghiamo e vediamo anche al passaggio del mouse di fargli cambiare magari il colore. Quindi gli diciamo table class account td id logout td id logout a due punti over e magari gli diciamo color red. Salviamo, F5, passiamo col mouse, come vedete cambia il colore. Perfetto. Ora andiamo a cancellare gli utenti che non hanno una personalizzazione del profilo, quindi da utenti privata andiamo a cancellare Mario Rossi, Alessio Baudi e anche il nostro amato Marul, e quindi lasciamo soltanto Odla e Giorgio Carrus. Perfetto, e andiamo a testare anche la generazione dell'avatar per l'utente appena definito. Quindi ci spostiamo nel nostro CMS, utenti e permessi, definiamo un nuovo utente, quindi lo chiamiamo ovviamente Marul Costantini, username Marul Costantini, gli diamo direttamente la password, indirizzo email lo spariamo a caso, numero di cellulare idem e lo associamo al gruppo amministratore. Quindi inseriamo il nuovo utente, almeno un carattere maiuscolo, già, perfetto,
Bene, l'utente è stato definito, ora ci loghiamo come Marul Costantini. Inseriamo il codice di verifica. E come vedete ora siamo loggati come Marul Costantini e anche lui ha il suo avatar personale, gruppo amministratore, nome utente, personalizziamo il suo profilo, gli inseriamo il nickname, personalizziamo il profilo e come vedete anche lui ha potuto correttamente modificare i suoi dati. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla bacheca personale.